Ciao amici e bentornati sul canale. Se state cercando un rugged phone che sia di fascia media con un prezzo intorno ai 350 euro ma che abbia un ottimo comparto fotografico come una telecamera principale da 108 megapixel e un night vision da 24 megapixel e soprattutto che non sia un solito rugged super spesso e pesante, allora questo nuovissimo e appena lanciato Otto Cyber 16 Pro potrebbe essere lo smartphone che stavate aspettando, anche perché ha una batteria da 6280 mAh che secondo me è un ottimo compromesso per quanto riguarda la durata e il peso del telefono. Nella prima parte andremo ad analizzare il contenuto della confezione base, nella seconda parte andremo a approfondire tutte le sue caratteristiche tecniche, faremo anche un test della fotocamera e andremo a verificare come si comporta anche durante il gaming. E nella terza e ultima parte faremo anche un test in esterna in cui l'andrò a lanciare direttamente dentro a un campo da beach. E visto che voi siete un pubblico molto esigente, andremo anche a controllare l'impermeabilità all'interno del lavandino di casa mia. Lo immergerò per circa 20 minuti e vedremo se alla fine del test sarà ancora perfettamente funzionante. Detto questo, se alla fine del video vorreste approfondire le caratteristiche di questo smartphone, vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. E se ci saranno delle offerte e coupon sconto, ve le lascerò sempre in descrizione. Per cui mettetevi comodi, sigla e partiamo con l'unboxing. All'interno della dotazione base, oltre il cellulare, troviamo il manuale d'uso ed installazione, il cavo di ricarica doppio tipo C, un utilissimo cavo OTG che non è così scontato da trovare nella dotazione base, il caricatore da 33 watt dotato di slot di tipo C, vetro temperato da applicare sullo schermo con anche il kit per l'applicazione e ovviamente non può mancare la chiavetta per la nano SIM. Per quanto riguarda l'analisi del telaio, apprezzo tantissimo questo case ruvido ma elegante allo stesso tempo, così da avere un ottimo grip anche se lo utilizzate in condizioni particolari come ad esempio in piscina oppure al mare. Per quanto riguarda i tasti, alla sinistra abbiamo un utilissimo tasto personalizzabile, lo slot per il nano SIM, potete utilizzare due nano SIM oppure inserire una micro SD per espandere la memoria. Qua nella parte inferiore troviamo lo slot di ricarica sempre di tipo C, lo speaker, spero che si veda bene dalla telecamera, nell'altra parte invece troviamo il regolatore del volume più e meno e il tasto d'accensione che ha anche il sensore delle impronte digitali. E come dimensioni, come vedete, si riesce tranquillamente a utilizzare a una mano. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, direi che ci siamo. Andiamo a fare anche un tour dei social per vedere come si comporta ad esempio anche su Instagram e YouTube. Direi anche qui sia come qualità di riproduzione ma anche come navigazione ci siamo e proviamo anche su YouTube. Guardate, anche in questo caso la velocità di navigazione, sto andando velocissimo ma sta caricando tutti i video. E dato che siamo su YouTube andiamo a fare anche un test del display. Come risoluzione e qualità nei dettagli hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Abbiamo un display da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080x2408 pixel e un super refresh rate regolabile fino a un massimo di 120 Hz. Come processore abbiamo un G100 di ultimissima generazione a 6 nanometri che va finalmente a sostituire e a evolvere il vecchio G99. Devo dire che con questo G100 si è fatto un ulteriore passo in avanti. Anche per quanto riguarda la RAM e la ROM non siamo affatto male, con 24 GB di base, 8 reali e 16 espandibili tramite la funzione Memory Expansion e 512 GB di spazio di archiviazioni espandibile tramite micro SD fino a 2 TB. È così avanti che va a salvare le foto che scatterete tramite questo smartphone nel formato HEIC, che permette di ridurre il peso di ogni singola foto di circa il 70%, così da avere un netto e ulteriore miglioramento come capacità di archiviazione. Per cui se fate tantissime foto, un po' come faccio io, e vi lamentate di avere sempre la memoria piena, non avrete il problema sicuramente con questo Cyber 16 Pro. È dotato di un bellissimo secondo display e può essere controllato direttamente dalla parte posteriore del cellulare. Vi basterà cliccare la zona centrale e potete cambiare il quadrante e quando avrete trovato quello che vi aggrada di più vi basterà schiacciare 2 volte, potete controllare lo stato della batteria, controllare anche la bussola se la utilizzate in esterna, quella che vedete è la mia Sony con cui sto registrando, potete anche rispondere e rifiutare le chiamate e ultimo ma non per importanza potete anche controllare le notifiche. Per quanto riguarda
riguarda il comparto fotografico abbiamo la telecamera principale e secondaria Samsung da 108 megapixel e come vedete dalle foto che ho scattato in esterna ha prodotto buone foto anche quando la luce non era perfetta grazie alla tecnologia Wide Dynamic Range che gli permette di catturare dettagli sia nelle ombre profonde ma anche nelle luci più intense, unita all'altra tecnologia BSI Black Side Illumination che permette al sensore di catturare più luce producendo foto con minore rumore e una maggiore luminosità. Infatti queste foto non sono casuali, ho selezionato questi scatti scattando esattamente i momenti particolari della giornata quando c'erano in contemporanea delle zone d'ombra e delle zone di luce, così da evidenziare la portata dell'HDR di questa fotocamera. E concludo l'analisi della telecamera principale dicendovi che è anche integrata con l'intelligenza artificiale che per quanto riguarda Ottava è stata nominata Pix Smart AI Boost. Per quanto riguarda la qualità dei video potete registrare video con una risoluzione massima di 2K. Queste foto le ho scattate in esterna dopo le 10 di sera e come vedete dagli scatti che ho fatto in notturna per quanto mi riguarda la sufficienza l'ha presa pieno. E ultimando le caratteristiche tecniche parliamo delle dimensioni, ha uno spessore di 12 mm e un peso di 290 grammi. Anche quando lo terrete in mano per tante ore consecutive vi posso garantire che non avrete il polso affaticato, caratteristica che può capitare con certi rugged phone che hanno un peso superiore anche di 300-350 grammi. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, grazie alla 33W si riesce a ricaricare da 0 al 100% in meno di 60 minuti. Ed è anche dotato di ricarica inversa a 10W, per cui lo potete utilizzare per ricaricare altri dispositivi come cellulare oppure tablet. Un altro punto di forza di questo Cyber 16 Pro è sicuramente la connettività. Grazie al mix di queste tre tecnologie avanzate, il 4x4 MIMO, il Volte e il Vilte. E ultima chicca finale sulla connettività è la modalità ascensore che permette una riconnessione alle celle molto ma molto più rapida rispetto ai suoi competitor, soprattutto nelle zone in cui c'è una scarsa copertura e quindi il cellulare deve passare continuamente tra una cella e l'altra, avendo come risultato una migliore ricezione delle chiamate anche con le reti affollate. Andiamo a fare anche un test dell'audio. Direi che come qualità è abbastanza buona, avvicino lo speaker alla telecamera, non sarà il più potente della sua categoria, ma per quanto mi riguarda per uno smartphone rugged di questa fascia di prezzo è approvato. Per quanto riguarda il test gaming l'ho provato a utilizzare in maniera prolungata su Match Arena e devo dire che sia la qualità di gioco e anche il display 2K 120 Hz ha fatto veramente il suo lavoro e anche dopo un'ora di utilizzo il cellulare non tende a surriscaldare, merito anche agli aggiornamenti ricevuti dal nuovo processore MediaTek G100 rispetto alla versione precedente del G99. E ora è arrivato il momento che stavate aspettando, ossia quello dei test di resistenza. Così andremo a verificare se i tre test superati, l'IP68, l'IP69K e il MIL STD 810H sono all'altezza delle mie aspettative. Ho riempito fino all'orlo il lavandino, così adesso andiamo a immergere il nostro telefono, lo lascerò per circa 20 minuti e poi lo andrò a estrarre e vedremo se sarà ancora funzionante oppure no. A few moments later. Adesso lo vado ad estrarre, lo accendiamo e nonostante sia completamente bagnato risponde perfettamente a tutte le mie sollecitazioni. E il secondo test, come avevo anticipato, è il lancio del nostro rugged phone su questo campo da beach volley. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Lo vado anche a lanciare orizzontale. Andiamo a vedere se ha resistito ai nostri due lanci. Intanto guardate che aspetto rugged in mezzo alla sabbia, sembra proprio il suo habitat naturale. Detto questo lo sono andato a sbloccare, lo schermo davanti direi che funziona perfettamente e anche quello posteriore direi che è ok. Per quanto mi riguarda come resistenza ci siamo. Come avete visto dai test sia quello dell'impermeabilità che quello di caduta ha resistito perfettamente e anche entrambi i display dopo tutte le prove sono rimasti funzionanti al 100%. Per quanto riguarda le prestazioni, come avete visto sia durante il test game e anche durante il test dei social si è dimostrato abbastanza affidabile e devo dire che per un rugged phone di questa fascia di prezzo per me è più che sufficiente per poterlo consigliare. Detto questo, se avete domande mi raccomando scrivetelo nei commenti e sempre nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare direttamente dalla store ufficiale. Da Luca Tacchi e da questo super resistente Cyber 16 Pro è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!